Va proprio detto, alla Blizzard hanno sempre saputo fare le cinematiche per i loro giochi e Diablo 4 non è mai stato da meno. Non sono riuscito a resistere, nonostante la orrenda esperienza al lancio e tutte le meccaniche che mi sono antipatiche. Infatti la corruzione ha preso piede ed eccomi qua a giocare il paladino per combatterla. Davvero, mi era impossibile non provarlo, siccome è la mia classe preferita in ogni RPG da quando ho memoria. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e oggi voglio parlarvi della mia recente esperienza con Diablo 4 Lord of Hatred. Sarà un diario di bordo postumo, settimane dopo aver giocato la stagione del massacro ed in procinto dell'uscita della nuova espansione. Se vi va di supportare il mio lavoro, io vi chiederei solo un like e di rimanere nei paraggi del mio canale. Ma ora basta indugi, vi narro di punizioni divine e martelloni, dritto al sodo. Tante cose di Diablo 4 non mi erano piaciute. Il lancio è stato un mezzo disastro e non sono riuscito a rimanere per tutte le stagioni successive alla prima. Principalmente la meccanica delle Helltide mi stava dando alla nausea per quanto concerne l'endgame, il grinding, e lo so, è pieno di inglesismi, ma se siete dei gamer come me sapete benissimo di cosa parlo, altrimenti io vi chiedo scudo, umilmente. Ad ogni modo il mio cruccio non è mai rimasto limitato alle meccaniche di endgame. Le esplosioni di loot mi hanno sempre dato fastidio e non hanno fatto che rafforzarle sempre di più, tant'è che adesso tornando a giocare ho un pochino storto il naso. Vedete, io come giocatore vado molto a momenti. Ci sono delle fasi della mia vita in cui voglio grindare un sacco, perdere ore dietro il level up, gli oggetti, l'ottimizzazione, e purtroppo Diablo non mi dava soddisfazione, era troppo semplice e troppo generico rispetto ovviamente alla competizione. Di per sé non è un lato negativo a prescindere, dipende molto da quanto tempo abbiamo a disposizione. Il problema è che lo percepivo vuoto, oltre che ripetitivo. Di base gli action RPG sono molto ripetitivi, ma Diablo 4 era un pochino più ripetitivo degli altri. Inoltre mancava il paladino, sì, lo devo ammettere. Ho provato un po' tutte le classi nella mia prima esperienza con Diablo 4 anni fa, però appunto quando è arrivato il free trial gratuito della nuova classe dell'espansione Lord of Hatred mi ci sono fiondato, anche perché era il momento prima di Crimson Desert ed ero un po' annoiato. E vi dirò, in realtà l'esperienza non mi è dispiaciuta. Sì, gettatemi tutto il letame addosso, la mia benedizione e il mio scudo divino riusciranno a disperdere le feci. Ma scherzi a parte, davvero, mi sono divertito tanto. E prima che voi possiate dire qualsiasi cosa, no, questo canale non è sponsorizzato. Sono molto trasparente e potete trovare in descrizione, sulla pagina principale, tutte le mie collaborazioni, programma partner da content creator. Non risulta la Blizzard, anche perché sono un signor nessuno per loro e per sempre lo sarò. Inoltre non vorrei mai prendere soldi da un'azienda del genere. Già ce l'ho con la Paradox Interactive, ci aggiungiamo anche la Blizzard Entertainment. Ma ho tutte le mie ragioni per avercela con queste ditte. Però non è l'occasione giusta per riaccendere la polemica e favorire movimenti intestinali, anzi, è molto meglio parlare degli elementi positivi di questa mia esperienza e del perché credo che sia il momento migliore per approcciarsi al gioco. Ovviamente se siete interessati al fantasy e agli RPG d'azione isometrici. Sicuramente Diablo 4 è molto più aperto a un pubblico generalista, casualone come lo possiamo definire. Molti puristi hardcore stanno già pensando a Path of Exile e la sua enorme complessità, in entrambe le sue iterazioni. C'è uno zoccolo duro, soprattutto all'estero ma anche in Italia, credo, di giocatori che vedono chiunque provi qualcosa di un pochino più rilassato come dei turisti. E a volte, sarò sincero, l'ho pensato e lo penso anch'io, specie nei confronti di alcuni colleghi creators. Più che altro perché entra in gioco poi il discorso della valutazione dell'esperienza. Come si può realmente valutare un'esperienza di gioco sotto il centinaio di ore? È da turisti, no? È come veniamo definiti. In realtà vengo definito anch'io così secondo i paradigmi e gli sciachismi vari di certi hardcore gamers, perché
perché per quanto io possa giocare 300 ore un gioco come Diablo 4, non gioco solo a quello. Ed è indubbio che su Path of Exile e su Diablo e tutti i derivati sia necessario ottimizzare per un discorso di tempo e di performance del personaggio. Però io ho abbandonato questa vecchia scuola del gioco in meta quando ho abbandonato i giochi competitivi come League of Legends. Sì, un uomo del mio talento, ma vi assicuro è una vita pacifica. Tutto questo inciso però è utile, signori, non è solo uno straparlare. Intendo proprio che Diablo 4 ha il vantaggio di poter essere approcciato in breve tempo anche senza stare a seguire una build scritta da qualcun altro, sperimentando, provando, perché è molto meno punitivo di Path of Exile. Ed è esattamente quello che ho fatto con il Paladino. Non ho rigiocato la campagna da capo, ma non avevo giocato la campagna Vessel of Hatred e me la sono un po' goduta. Devo ammetterlo che, a parte alcune situazioni, la narrativa mi è piaciuta molto e ha risposto a diversi quesiti che mi avevano un pochino sdubbiato all'epoca di Lilith. Per il resto l'esperienza è costellata da un level up con tanti eventi in mappa a tempo. Parentesi buffa, per Pasqua e il 1° aprile c'è stata una sostituzione di un boss mondiale con il Megapollo, che devo dire è stato veramente divertente da affrontare anche perché faceva un sacco male e ha rilasciato degli oggetti unici, anche graficamente oltre che per statistiche e passive. Pollastri a parte, che cosa dicevo? E niente, in pochissimi giorni sono arrivato al Paragon 200, che non è il massimo, però comunque è un impegno consistente. Ho iniziato a scoprire le varie meccaniche nuove di farming che non erano presenti all'inizio dell'avventura su Diablo 4 al lancio, e purtroppo ho avuto a che fare con il pass battaglia. Devo dire però che è stato integrato abbastanza bene, sono tutte cose cosmetiche e le varie sfide relative alla stagione in realtà sono intriganti, ci danno degli obiettivi in più, ci permettono anche di non perderci in un farm di livelli e di oggetti infinito. Non avevo memoria della mia esperienza al dettaglio con il barbaro, il necromante, il druido, quindi non so quanto il paladino possa essere così più autonomo e resistente, ma sono morto davvero poche volte, sono andato veramente molto liscio e mi è stato permesso di provare, a seconda dei vari livelli di tormento fino al 4, diverse build con tutte le nuove abilità di questa nuova classe, che devo ammetterlo è super divertente. Alla fine, dopo tantissimi esperimenti, ho convogliato sulla forma del giudice e sui danni ad area della consacrazione. Insomma, ho fatto il classico Auradin, che magari ha qualche problema con gli Uber Boss, però ce la fa serenamente contro tutto il resto del contenuto. La stagione del massacro è stata interessante, tutta incentrata sul macellaio. Potevamo diventare il grande demone del tritacarne sia in scenari PvP sia in scenari PvE, e tutte le spedizioni e le attività diventavano insanguinate, quindi vedevano la comparsa periodica di un macellaio molto forte. Gli oggetti stagionali avevano passive interessanti che favorivano parecchio le carneficine e l'esplosione di esperienza in serie di uccisioni. La nuova espansione in arrivo porterà una nuova regione, nuove modalità di gioco in endgame che dovrebbero differenziare tutti questi processi anche tediosi, e anche un rework a quanto pare di tutti gli alberi abilità. Staremo a vedere. Insomma, io alla fine ho ceduto dopo il weekend gratuito e ho preso l'espansione in preordine, per fortuna sotto sconto. Chissà se mi pentirò di aver fatto ancora una volta una scelta di pancia. Come youtuber mi domando se vale la pena affondare gli artigli di nuovo in Diablo 4 e portare dei contenuti a cadenza più regolare sul gioco. È una nicchia nella nicchia quella degli action RPG, e di sicuro non è una grande novità, un grande titolone che scuote gli animi. Non lo nascondo, tanti giochi che io apprezzo alla fine non li porto sul canale perché non sono sicuro che possano interessare, e credo che l'espansione di Diablo 4 ricada poi fra questi titoli, perché sì dai, tutto
sommato ho apprezzato l'esperienza su Diablo 4 nel 2026. È stato un gioco riempitivo che mi ha distratto, sul quale non avevo ansia di creare contenuti, cose. Ho registrato un po' qui e là quando mi capitava, con l'idea magari di fare un diario di bordo come quello di oggi. Io vi ringrazio per aver cliccato sul teschio del tiranno e aver sentito un pochino di svarionamenti. Sono molto curioso di sapere cosa farete voi con Diablo, che impressione vi ha lasciato questa mia esperienza e qual è stata invece la vostra. Sono davvero tanto curioso di leggere ciò che avete da dire. Anche oggi questo è quanto, Tirannomatto out e alla prossima.